L'idea di questo progetto era mettere assieme due brand come Adidas e Juventus e farli coesistere in un'unica serata di espressione, di libertà. Per promuovere la maglia, questa lifestyler fatta tra Juve e Adidas, a me piaceva creare un clash di culture. Qual è forse la cultura mainstream più eterosessuale che ci sia, che il calcio, con la cultura più underground, queer, che è il ballroom, il voguing. Quando parliamo di voguing è importante parlare di ballroom scene. La ballroom scene nasce a New York negli anni 70-80 dalla comunità LGBTQIA+, nera e latina, e nasce per essere un safe space, quindi uno spazio libero da razzismo, omofobia, transfobia, sessismo, eccetera. Il mio incontro col voguing è stato in una sala da danza. È stato un incontro casuale che in realtà poi ha cambiato tante cose nella mia vita, e forse una delle prime bolle è stato il latex ball. Vedevi veramente le persone connesse, non era solo una competizione di danza, non era solo performance, ma c'era moltissimo di più, erano tutti legati, tutti si conoscevano, era realmente un posto dove le persone si ritrovavano e condividevano delle cose. Io inizio a ballare da piccolissima, credo sia sempre stato un modo per tirar fuori le mie emozioni. Sono sempre stata una bambina molto chiusa, molto timida. Mi ricordo questo tappeto a casa mia, con tutte le sue geometrie. I miei genitori a cena, o comunque che non prestavano attenzione, la musica, perché avevano questo giradischi che andava. E io mi facevo questi giri di pista ballando finché non ero sfinita. La collaborazione con Juventus e con Adidas è stata per noi molto importante, soprattutto quella con Juventus inizialmente mi ha fatto sorridere, perché la mia prima reazione è stata: avete sbagliato persona, non so perché state chiamando me. L'aveva fatta per me, poi ho detto secondo me la mettiamo a Trisha, ti dirò. E poi ho capito che realmente volevano me appunto per quello che facciamo nel modo in cui lo facciamo. No, ma verrà tirata fuori. Su, scusami. Allora. No, ma è da tirare su, Questo evento porta l'unione di diverse realtà, totalmente agli antipodi, che si uniscono e creano un evento che funziona. Per promuovere la maglia abbiamo fatto un casting un po' eterogeneo. Non solo di calciatori, ma anche di altri personaggi. Tra cui c'era una modella, Chiara Scelsi, una top model italiana, Carlita, una DJ internazionale che ha un look suo specifico molto molto iconico. Poi avevamo Matteo Andreini, che è un TikToker e anche un bravissimo performer, perché si muove da Dio, ha un bellissimo rapporto con la camera. Era bello che l'unico comune denominatore fosse la maglia. Volevo che la serata avesse il focus proprio sulla ballroom e che non ci fosse una distrazione all'interno della sala con delle fotografie. Quindi abbiamo pensato di fare nel piccolo foyer una specie di showcase di queste immagini. Mi è venuta l'idea di metterle a terra come se fosse un red carpet. Queste sono tante di quelle, t-shirt di Adidas per Juventus che lei ha rielaborato così. Qua noi capiamo un attimo tu come la vuoi, e poi questa secondo me va tutta tirata un po' su.
Ci tenevo moltissimo a Ciao, presentarti. Vi, Chiarita di piacere. Alias. Piacere, Oh, Bene, spettacolo. dai. Già Grande vedere il progetto. dietro Sì, le se, quinte. se poi vuoi esplorare cosa abbiamo tagliato e ricucito. No, mi fido ciecamente. Sicuramente Juventus mostra una grande lungimiranza nel voler coinvolgere persone come noi, persone della scena ballroom. Dimostra anche di voler fare un passo avanti, anche un passo magari diverso rispetto a quello che ci si potrebbe aspettare, ecco, da qualcuno legato al calcio. Ci sono comunque due mondi completamente all'opposto, agli antipodi. Uno super mainstream, uno super underground, uno super straight, uno super queer. E quindi come li puoi mettere assieme? Creando qualcosa che forse non è stato mai fatto? La prima volta che sono andato a vedere un contest di voguing è stato a New York. Quasi mi viene la pelle d'oca a pensarci. E ho visto tanta creatività, tanta espressività, tanta inclusività. Il voguing è la parola che definisce alcune categorie dove si danza. Nelle nostre competizioni che si chiamano ball ci sono tantissime categorie, alcune riguardano il corpo, il viso, il make-up, il look, lo sfilare, in alcune si danza. Raga, facciamo che vi chiamiamo noi a cambiarvi e non decidete voi perché diventa un po' caotico. Mi mandi Jessica, per favore? Amica, la giacca quella nera con le fascette. La giacca nera con le fascette. Sei sicura che ce l'hai mandata? Il look è uno degli strumenti che puoi utilizzare a livello artistico per appunto presentarti all'interno della ball. Guarda, anche di lato, Dietro a cerchietto, sì. Il momento della creazione dei look, ma anche il momento dei fitting per noi è fondamentale perché ci permette di capire se stiamo arrivando dove abbiamo pianificato di arrivare o possiamo ancora modificare e aggiustare il tiro. Cioè, questa è impattante perché è cattiva. Amica, tra quanto sei qua? Che ho bisogno di te. Vieni al piano di sopra del locale. Ok? A tra poco. Ed è per questo motivo che nell'evento io ho richiesto la presenza di Flavia Cavalcanti, che è una persona con cui io collaboro da molto tempo per tanti eventi ballroom. Mettete le vostre cose qua, state tranquille, adesso non dovete lavorare, dovete divertirvi. Ci penso io al resto. Bene, allora partiamo con questa modifica veloce. Quando è arrivata questa proposta da Barbara, io dovevo ricreare una ball con le mie creazioni. Ho cercato di creare con gli abiti sportivi qualcosa che portassi al mondo della notte. Dammi 5 minuti che faccio proprio una pence volante. Deve essere tutto pari intanto. Assolutamente. Poi ovviamente la Barbara, come è lei che organizza la ball, lei mi dà la direzione, però poi sono io che decido. Chi è che ha il paio di forbici? Allora, se tu sali qua un attimo, ti metto a posto. Allora, alza le braccia. Adesso è tutto a posto. Ogni look è pensato per quella persona, per quel corpo e anche per quella performance. Perché ci sono delle performance in cui loro si contorcono come dei contorsionisti e il look deve supportare tutto questo. Come invece Runway si sfila, ci si ispira appunto alle passerelle, quindi deve invece essere esagerato, ancora di più esaltare la personalità di ogni performer. Ci siamo tutte? No, possiamo avvicinarci, cioè non vi devo cantare niente. Sono molto contenta, grazie di aver accettato, io sono convinta sarà una roba top. E le ball sono delle competizioni divise in tante categorie. Una volta aperta la categoria dal commentator, ogni performer si presenta alla giuria singolarmente. La giuria siamo noi 5 più 2 guest, poi capiremo. Tutti i giudici devono dare il 10. Il 10 è una sorta di voto con cui il giudice dice sì,
per me questa persona può accedere alla competizione. Per ogni categoria magari direi 2 parole, giusto che non sappiamo chi c'è in sala, magari c'è qualcuno di nuovo. Chi ha ricevuto il 10 quindi si va a sfidare finché non resta un'unica persona che sarà quella che vince la categoria. Si chiude una categoria e poi se ne apre un'altra. I trofei non so se li avete notati, voi performate, io mi fido, so ciecamente che sarà una roba wow per chiunque entra da quella porta. Fatevi vedere sempre, ok? Perché anche a livello di look siete belli, ci sta che ci siamo noi in the front piuttosto che altra gente. E basta raga, divertitevi. Facciamo un abbraccio di gruppo, un urlo di gruppo, un qualcosa. La scena ballroom mi ha dato tutta una serie di informazioni o di persone con cui io mi sono relazionata che mi hanno portato anche a fare un percorso mio di chi sono io, qual è la mia identità. Ma il fatto che Juventus e Adidas abbiano accettato questo progetto mi fa pensare ad una voglia di apertura. A livello proprio creativo, a livello di messaggio visual, dove questi loghi diventano iconici, ma non iconici per chi va allo stadio, ma diventano iconici proprio per un modo di vivere, di lifestyle. Nel momento storico in cui siamo, diciamo che è ancora più importante avere una scena ballroom come la nostra, cioè che porta avanti tutta una serie di tematiche e di valori e far sapere ad alcune persone che magari ancora non ci conoscono che c'è uno spazio safe se gli serve. Il discorso del ballroom mi piace molto perché dà opportunità a persone che l'opportunità non avevano di venire fuori e sentirsi a livello con tutta la società. Questo è uno spazio in cui non solo sono safe, ma vengono viste, hanno un momento solo per loro per calcare la scena, avere le luci, avere gli applausi ed essere apprezzati per tante caratteristiche che invece di solito nel mondo di tutti i giorni vanno nascoste. Ladies, gentlemen, preparatevi per questo viaggio!